Aia che male! Arriva la ciurma. Fisherman Suplex! Campioni di coppia! Il canto delle sirene! Powerbomb! Barbabionda va per il pin! Forse ce la fa! 1, 2, 3! È il nuovo campione italiano dei pesi leggeri! Barbabionda è veramente inarrestabile. Oh mio Dio, ma cosa fa? Che razza di carogna! È il nuovo campione interregionale! Testata! Sono io il più forte, sfigati. Sono Riccardo Panzeri, sul ring sono Rick Barbabionda, il pirata più cattivo che abbia mai solcato i ring italiani e nessuno picchia forte come me. Faccio pro wrestling ormai da 5 anni, quindi ho cominciato 5 anni fa. Mi sono avvicinato al wrestling in maniera un po' particolare perché la passione è nata un po' in ritardo. Ho cominciato diciamo con il boom del 2003-2004, quando ero alle elementari c'è stato il grande boom di wrestling dove tutti quanti i ragazzini hanno cominciato a appassionarsi, ma io no, all'inizio non volevo guardare wrestling, mi rifiutavo di guardarlo quando i miei amici lo guardavano in TV e pensavo non mi piacesse, quindi non era tra i miei interessi, l'ho evitato all'inizio e poi a un certo punto mi ci sono avvicinato, l'ho guardato un po' per caso appunto perché gli amici mi ci hanno trascinato dentro e in quel momento ho notato che a me piaceva molto più che a loro, mi sono appassionato molto di più. È diventato un interesse più serio, quando siamo cresciuti insomma gli altri hanno cominciato a allontanarsi dal wrestling, io invece ho continuato a rimanere interessato e addirittura ho cominciato a pensare all'idea di cominciare a farlo. Mi sarebbe piaciuto molto diciamo, fare il passo successivo e diciamo, realizzare il sogno poi dell'infanzia, mentre invece magari il resto dei ragazzini appunto si è allontanato pian piano. Io sono rimasto fedele alla passione insomma. So che sembra un po' banale, ma ai tempi mi piaceva molto Eddie Guerrero, piace a tutti lo so, però anche Mysterio, Rey Mysterio, molto agile, uno stile molto diverso da quello che poi sono arrivato a sviluppare. Mi piaceva anche molto Rob Van Damme perché mischiava elementi di agilità, arti marziali, ma era anche bello piazzato, era forte, aveva un forte carisma, era uno di quegli atleti che diciamo non poteva essere imitato da nessun altro, aveva il suo stile particolare, il suo costume particolare, il suo moveset particolare e nessuno era come lui, era proprio qualcosa di diverso e mi affascinava molto. Nel corso di questi anni, dato che il wrestling per me è sempre stato più che un hobby, è sempre stata diciamo, la professione che un giorno avrei voluto raggiungere, avrei voluto fare. Quindi nel corso di questi anni appunto ho fatto diversi lavori che mi concedessero il tempo necessario per essere pronto sul ring, per la preparazione atletica, fisica e ovviamente per gli show, per gli incontri. Quindi ho fatto diversi lavori, attualmente faccio il venditore, però diciamo ho sempre mirato a un posto di lavoro che mi concedesse appunto la possibilità di continuare a fare quello che faccio. Quello che mi ricordo del mio primo allenamento, prima di tutto, è che l'ho aspettato per settimane, tipo una cosa, non vedevo l'ora che arrivasse e quando è arrivato il giorno mi sono preso tipo un'influenza, un raffreddore, una leggera influenza e stavo da cani, però mi ricordo che mi sono trascinato all'allenamento pur stando male perché non potevo assolutamente perderlo, lo stavo aspettando da una vita e ho fatto tutto il primo allenamento appunto stando male e ho conosciuto lo stile di allenamento di Mr. Excellent, il programma di allenamento insomma che è molto pesante con molto cardio ed è stato distruttivo, stando male è stato distruttivo, però allo stesso momento non avrei mai potuto lasciare o non andare perché era incredibile per me in quel momento, stavo facendo quello che avevo sempre sognato di fare e quindi è stata comunque un'esperienza molto bella. Un'altra cosa che ricordo è, dato che appunto il mio primo show da spettatore è stato a Cartoonix e avevo visto tutti i lottatori presenti quel giorno,
Mi ricordo una cosa che mi ha molto colpito è arrivare ad allenamento e riconoscere delle persone che avevo visto allo show, che avevo visto sul ring come lottatori ed erano lì in quel momento a allenarsi con me era molto strano. Mi ricordo che c'era Andy Manero e che sono arrivato e gli ho detto: ma tu sei Andy Manero? E lui: ah sì, bella! E il momento per me era fantastico perché l'avevo visto lottare solo pochi giorni prima e è stata un'emozione forte. Barbabionda, il personaggio di Barbabionda nasce da un'idea di Doblone, che è uno dei miei mentori, il capitano appunto, che ha un personaggio appunto molto simile a Barbabionda, e nasce da una sua idea probabilmente a causa del fatto che col personaggio vecchio che avevo, che era molto diverso da quello che attualmente interpreto, non avevo la possibilità di manifestare, di esprimere la componente aggressività, grinta, che è alla fine quello che mi contraddistingue. Lui ha notato questa cosa prima di me probabilmente, l'ha vista e ha visto del potenziale, ha visto la possibilità di creare qualcosa di diverso, di totalmente diverso, e mi ha, diciamo, preso sotto la sua ala, quindi io sono convinto che abbia visto qualcosa in me. Il nome Barbabionda viene dal mio migliore amico Sonny Vegas, anche lui wrestler in ICW, che mi ha consigliato appunto questo nome per il colore dei capelli, il colore della barba. Mi è piaciuto subito, appena me l'ha consigliato era quello, non ho mai avuto dubbi, non sono mai tornato indietro su quello. E diciamo che il personaggio di Barbabionda però, anche se nasce da un'idea di Doblone, dal personaggio di Doblone, la cosa che mi rende fiero del personaggio Barbabionda è il non essere un clone di Doblone. Sono molto contento di non essere diventato un clone, ma di aver saputo portare del mio all'idea e essermi evoluto in qualcosa di comunque totalmente diverso, per quanto il personaggio sia molto legato a quello di Doblone. Il modo di esprimerlo, il modo di portarlo sul ring è totalmente diverso. Siamo comunque due teste calde, siamo abbastanza irascibili, picchiamo forte, abbiamo dei punti in comune, ma a livello di interpretazione, a livello di quello che portiamo sul ring siamo molto diversi. Sono contento comunque, penso che anche lui sia contento che io non sia diventato alla fine una sua coppia discount, una brutta coppia, insomma. Sono diventato Barbabionda e non Doblone 2, quindi questa è la mia soddisfazione principale con questo personaggio. Mi è stato insegnato in ICW che il personaggio che tu porti sul ring idealmente dovrebbe essere la tua personalità, un lato della tua personalità col volume alzato al 100%, ok? Quindi con il volume al massimo. Quindi le esperienze che tu maturi sul ring e fuori appunto possono comunque portare a un'evoluzione del personaggio, un cambiamento del personaggio, quindi non è mai, definitivo al 100%, c'è sempre qualcosa che può cambiare, c'è sempre qualche esperienza che può portare a migliorare quello che tu porti sul ring, sul lato personaggio. Ho fatto il mio debutto sul ring dopo 11 mesi di allenamento, che è un po' meno di quello che viene richiesto in media prima di debuttare. Si ha in genere un periodo di almeno un anno prima di fare il proprio debutto in uno show. Il mio allenatore, Mr. Excellent, mi aveva detto più volte che era il momento di cominciare a pensare di fare qualcosa sul ring. Evidentemente lui mi reputava pronto, alla fine mi ha allenato lui. Io invece ero sempre insicuro, volevo sempre fare un allenamento in più, per me era sempre necessario migliorare ancora un pochino prima di debuttare. Ero molto pignolo su questo perché poi anche, come mi ha confermato la mia esperienza in questi anni, chi ha fretta di debuttare, chi ha fretta di fare il proprio incontro e vuole salire sul ring non pronto, non fa mai una buona prima impressione, non ha mai il risultato sperato, non ha mai quello che vuole ottenere, arriva sempre a un risultato a metà, se non a volte pure disastroso, quindi era quello che volevo evitare. Nel percorso che poi mi ha portato successivamente al debutto ho dovuto apportare dei cambiamenti e migliorare sotto diversi aspetti. Ho prima di tutto allenato la componente fisica, la parte fisica, ma anche la parte mentale che va comunque a intrecciarsi
con appunto la preparazione atletica. Preparazione atletica non vuol dire solo essere in forma, essere pronto fisicamente, vuol dire migliorare anche a livello mentale, vuol dire abituarsi alla resistenza alla fatica, ad esempio, entrare nell'ottica dell'allenamento, entrare nell'ottica dell'essere un atleta, quindi anche questo è un cambiamento importante, essere pronto a fare fatica, a ottenere quello che vuoi, lavorare per risultati, quindi sotto diversi aspetti, non solo lato fisico appunto. L'allenamento con Emilio mi ha aiutato molto sotto questo aspetto perché mi ha preparato a 360 gradi, dopo gli allenamenti con lui sicuramente ti abitui alla fatica e sicuramente raggiungi uno stato psicofisico adatto a salire sul ring, quindi la trasformazione è stata ampia, non si parla solo di fisico, ecco. La prima volta che sono salito sul ring per un incontro ho sentito senza dubbio agitazione, come è prevedibile, però allo stesso tempo ho sentito anche un'emozione positiva nel sapere che la mia famiglia era lì a vedere me, era una cosa incredibile, la gente che era lì non era a vedere altra gente, era lì a vedere me, era una cosa particolare. Fino ad allora per me era solo un sogno essere in un match di wrestling, quindi quello sicuramente ha giocato un ruolo importante. Tra l'altro il mio primo match è stato ricco di avvenimenti, diciamo. Ero contro un membro della ciurma di Doblone, paradossalmente. Ho sperimentato cosa vuol dire ricevere una sputata di rum nelle sbucciature, sui gomiti o in faccia, e fa un male cane per la cronaca. E tra l'altro una cosa divertente che ricordo del mio match è che a fine match, dopo aver perso perché appunto l'arbitro non ha visto un getto di rum che mi è arrivato negli occhi accecandomi, la ciurma è salita sul ring e ha cercato di picchiarmi in gruppo, mi sono saltati addosso e è arrivato l'eroe locale della serata di quello show e è arrivato a salvarmi, ha scacciato la ciurma e giustamente non mi ha filato proprio di striscio, cioè nel senso, dopo che ha cacciato la ciurma è stato lì a prendersi l'affetto del pubblico e mi ha lasciato lì, ho dovuto salvarmi da solo, insomma, in fin dei conti ho dovuto riportarmi in backstage da solo. È stata un'esperienza un po' movimentata per essere il primo match, ma alla fine ho un ricordo positivo di tutto ciò. Tra l'altro dopo quel match la mia famiglia, che era venuta a vedermi, mi ha fatto trovare una sorpresa e mi ha preparato una torta con la candelina col numero 1 per il primo match, insomma, quindi anche quella è stata una sorpresa piacevole. Ancora adesso ho le foto ancora, mi ricordo bene di quella serata, è stata una delle serate più belle della mia vita, insomma. Ho scoperto l'ICW perché ho diciamo, partecipato come spettatore a uno show del Cartoomix che si è svolto a Cartoomix durante la Fiera del Fumetto, dove siamo sempre presenti, e appunto mi sono recato lì come semplice spettatore. Ho visto lo show, ho visto i match, ho visto tutti gli incontri della giornata, non me ne sono perso uno, e quindi alla fine dello show l'annunciatore ha ricordato che esistevano delle scuole di wrestling in Italia, cosa che io ignoravo, non ero assolutamente a conoscenza, e da quel momento mi si è accesa la lampadina, volevo provare, sapevo che c'erano delle scuole in Italia, era per me una scoperta grossa, volevo provare, quindi diciamo che il mio rapporto con l'ICW è cominciato quasi per caso, però col senno di poi devo dire che mi reputo molto fortunato ad essere finito nelle mani giuste. Sono finito in ICW con allenatori esperti che sanno quello che fanno, sanno fare wrestling. Purtroppo in Italia è pieno di persone che pensa che sia possibile praticare wrestling, insegnare wrestling imitando semplicemente quello che si vede in TV, ma non funziona così, ci vuole una preparazione molto più profonda. In ICW questo si può trovare con allenatori del calibro di Mr. Excellent, ad esempio, che è il mio maestro,
hai la possibilità veramente di intraprendere un percorso che poi ti porta a essere pronto sul ring, a essere un lottatore, non uno che sale sul ring per caso, insomma. Questo è il punto di forza dell'ICW, secondo me, la capacità di essere seria nella preparazione degli atleti. Quindi sono molto fortunato ad essere finito dove sono finito. In ICW ho trovato una famiglia un po' particolare, è una famiglia, ma è più una famiglia di stampo circense, insomma, un po' come finire in un grosso circo itinerante. È una famiglia molto allargata, siamo tutti diversi, siamo divisi in poli, quindi non sempre si va d'accordo, non sempre è tutto idilliaco, è un po' disastrata come famiglia, però alla fine c'è un senso di appartenenza molto forte per chi rimane e fa wrestling sul serio qui. Per forza di cose ci dedichi così tanto tempo, così tante serate, rinunci a così tante cose per passare del tempo sempre con le stesse persone e anche se è una famiglia un po' sgangherata, alla fine non si può negare che ci sia questo tipo di rapporto. Principalmente poi si arriva ad avere un legame particolare con le persone che trovi nel tuo polo, perché oltre agli show condividi con loro ogni singolo allenamento, magari allenamenti che durano una giornata intera, nel weekend quando potresti fare benissimo altro invece scegli di dedicare il tuo tempo al ring, magari tutta la domenica, quindi arrivi ad avere un legame particolare con loro. Io ho trovato il mio migliore amico Sonny Vegas, che lui è appunto lottatore in ICW, si è formato diciamo un legame molto profondo, è un fratello per me ormai. Ripensandoci oggi non è una cosa così scontata trovare un rapporto così stretto di amicizia con qualcuno in uno sport, non è una cosa che capita sempre nella vita, nello sport, ma in generale è una cosa rara e sono fortunato anche in questo, insomma. La mia routine di allenamento settimanale consiste principalmente in 3 giorni alla settimana di pesi, allenamento a cedimento muscolare, tecnica stripping. Sono seguito da un nutrizionista che mi aiuta in questo, mi segue anche sul lato alimentazione e integrazione. Inoltre ho cominciato anche un percorso in verità recentemente con l'MMA, arti marziali miste, quindi altro cardio aggiuntivo e ovviamente poi c'è l'allenamento sul ring. La domenica passo praticamente tutta la giornata sul ring, è un allenamento intensivo. Anche perché purtroppo l'allenamento è a Lodi, che è lontano da casa mia, non ho la possibilità di allenarmi più volte a settimana sul ring, quindi la domenica è dedicata a quello, tutto il giorno sto sul ring, a volte anche dalle 3 del pomeriggio alle 8 di sera, quindi non ci si ferma mai, non ho praticamente mai un giorno di riposo. Quindi in questo devo anche ringraziare la pazienza della mia fidanzata, che è fantastica, mi sopporta in questo. È difficile perché vorrei passare molto più tempo con lei, fare molte più cose con lei, si merita più tempo, si merita di più e a volte non è sempre possibile, lei lo capisce, è fantastica perché lo capisce, però a volte sono io che mi rendo conto che è una rinuncia grossa per entrambi. Per fare wrestling non basta la preparazione fisica amatoriale, ci vuole una preparazione fisica seria. Se stai facendo sul serio devi avere il fisico e il fisico è faticoso da ottenere. Ci vuole tanto lavoro, è impegnativo, non è per tutti, non tutti ce la fanno. Per arrivare alla condizione fisica che sono attualmente, che ho ottenuto al momento, ho dovuto lavorare sodo, non sono arrivato già piazzato, già in forma, insomma. Ho sempre praticato sport anche da ragazzino, però sono arrivato con un peso corporeo che non era ideale, con una struttura fisica che non era ideale per fare wrestling. Ho dovuto lavorare per costruire quello che ho ora. Sono arrivato che pesavo poco più di 60 kg, sarò stato un 62-63 kg, sono arrivato quindi a prendere un bel po' di peso, anche abbastanza pulito, quindi ho fatto un buon lavoro. È stato un percorso abbastanza lungo, comunque sia mi ha aiutato anche sul lato infortuni, essere più grosso, avere più muscoli è qualcosa che ti protegge sul ring, ti ammortizza il colpo, ti dà più forza per fare quello che
devi fare sul ring e quindi hai meno possibilità di sbagliare, di fare un movimento sbagliato e farti male. Comunque devi sollevare gente e schiantarla a terra, devi essere grosso e in forma per fare un riassunto. La mia mossa distintiva, la mia mossa finale è la sit down powerbomb, è una mossa che richiede forza muscolare, una forza fisica discreta, insomma una buona stabilità per reggere il peso di avversari anche un po' più grossi della media. Consiste praticamente nel caricare tutto il peso dell'avversario sulle mie spalle e poi sedermi in aria, lanciarmi in posizione seduta in aria e schiantarlo di schiena a terra, se va bene anche di coppino, non ci lamentiamo. L'ho usata tra l'altro per vincere il mio primo titolo singolo, il titolo italiano dei pesi leggeri, che è una categoria che ormai ho abbandonato appunto da quando ho messo abbastanza massa muscolare, abbastanza peso corporeo. Nessuno tra i pesi leggeri in genere usa una mossa del genere, è una mossa che si vede raramente perché i pesi leggeri sono per natura più inclini a voli e a acrobazie, a life flying, insomma. E non hanno in genere la forza necessaria per fare quel genere di mossa. Era il mio modo per lanciare un messaggio, volevo far capire che ero io il più grosso, io il più forte, che nessuno poteva levarmi il titolo dalla spalla. Infatti non è mai successo, me l'hanno tolto d'ufficio quando ho abbandonato la categoria. È tuttora la mia mossa finale, la uso ancora per chiudere i match, è infallibile, non mi ha mai deluso, però ovviamente la fatica per tirare sui pesi massimi sulle spalle ora è un pochino più consistente. Le caratteristiche che ammiro di più in lottatori che hanno uno stile simile al mio sicuramente sono l'aggressività e il modo di picchiare di Doblone, che è piccolino ma picchia con un'aggressività incredibile, con delle urla, con una forza che non vedi in nessun altro lottatore, e sicuramente poi anche la forza fisica e la tecnica di sollevamento di gente come Yari Siberia, i colossi, insomma non ho avuto la fortuna di nascere gigante come loro, però è una cosa che ammiro molto e che mi piacerebbe raggiungere, mentre l'aggressività nel colpire di Doblone e anche solo nel porsi sul ring è qualcosa che mi ha sempre dato ispirazione. Mentre per quanto riguarda capacità di lottatori che hanno uno stile diverso dal mio, sono obbligato a citare il mio maestro Mr. Excellent, perché è la prima persona che mi viene in mente sotto questo senso. Ha una pulizia di esecuzione che è qualcosa di mai visto in Italia. Quindi mi piacerebbe molto avere quel genere di capacità, nonostante il suo stile di wrestling sia anni luce lontano dal mio. Io sono molto più concreto, porto sul ring quello che funziona, colpi e mosse semplici che servono a stendere l'avversario, mentre lui ha uno stile molto più elaborato e complesso, quindi questa è sicuramente la prima caratteristica che mi viene in mente. Poi c'è magari la parte high flying, la parte delle acrobazie, che è sempre bella da vedere, anche se non è per me, insomma, non è abbastanza concreta appunto per me. Preferisco sempre una bella asciaiata sulla schiena che non un backflip. Un'altra cosa che ammiro è gente come Sonny Vegas, che ha un forte carisma nell'intrattenimento, è molto vistoso, è molto, perdonatemi il termine, flescioso sul ring, si nota, è una personalità forte, è esagerato ma nella maniera giusta, quindi questa è un'altra cosa che ammiro molto, mentre io ho uno stile di pormi appunto più concreto, più rabbioso, voglio andare al dunque. C'è gente che si perde un po' di più sul lato spettacolo, e comunque è una cosa che nel wrestling non è mai male, quindi anche questa è una cosa che ammiro molto. Un aneddoto divertente che mi viene in mente risale all'ultimo Cartoon Mix a marzo, e ci stavamo preparando per lo show, e c'è Sonny Vegas che è sempre con le mutande di fuori, gli si vedono sempre le mutande dai pantaloni, ha sempre i pantaloni bassissimi e ha sempre queste mutande super kitsch, insomma, no? Tutte colorate, a volte arlecchino. E non ho resistito, ho dovuto fargli uno spraticulo, gli ho tirato le mutande fin sopra la testa. Il problema è che mentre lo facevo ho sentito un rumore proprio strap, e
E Sonny Vegas non se n'è accorto, io tipo proprio fischiettando ho rimesso dentro le mutande. Sonny Vegas pensava fosse uno sparticulo normale, invece ho rimesso dentro le mutande e ho lasciato lì, sono andato con le mani dietro la schiena fischiettando e pensavo fosse finita lì, ho detto vabbè, se ne accorgerà quando è a casa. A metà giornata mi vedo arrivare Sonny Vegas che mi viene incontro incazzato nero e mi fa sei un bastardo. Io mi ero proprio dimenticato di questa cosa, erano passate ore e lui gli faccio ma cosa è successo? E lui fa sono stato in spogliatoio, mi hai strappato le mutande, mi sento dire da Riot, che è un altro nostro lottatore in ICW, Sonny però le mutande ogni tanto potresti anche cambiarle, mi giro e c'ho sto buco così nelle mutande, ed è stata una cosa stupenda, cioè è stata la cosa più divertente della giornata, ma se non del mese, e penso sia ancora arrabbiato con me per questa cosa, di brutto anche. Sonny, ti devo un paio di mutande, ricordatelo. Mi sono fatto male diverse volte sul ring, ci si fa male, è una cosa con cui devi fare i conti quando fai wrestling. La cosa curiosa è che per quanto abbia fatto cose molto pericolose sul ring, si arriva sempre a farsi più male sulle cose più semplici. Ricordo nel mio secondo match, che era proprio contro il mio maestro, Mr. Excellent, siamo finiti giù dal ring durante l'incontro, nella foga dell'incontro, e è stato così gentile da placcarmi contro una scaletta in acciaio, ancora il segno ora, e mi ricordo che poi in spogliatoio è arrivata gente con il disinfettante alle spalle, mi sono sentito un getto di qualcosa che bruciava tantissimo. E quindi questa è una delle cose che mi ricordo e tra l'altro sono finito recentemente anche in suplex su delle puntine da disegno, ho fatto un sacco di cose pericolose, ma alla fine il momento in cui mi sono fatto più male è stato banalmente su una gomitata, ho preso una distorsione, uno stiramento e mi sono fatto male a una spalla, ho dovuto prendermi un periodo di stop abbastanza lungo che mi ha tra l'altro ostacolato sul percorso in palestra, perché ho fatto molta fatica a fare pesi per un po' di tempo, ho dovuto recuperare piano piano, ancora adesso mi porto dietro un pochino i rimasugli dell'infortunio. Quindi la lezione che uno arriva poi a prendere nel wrestling è che nelle cose semplici ci si fa male quanto se non di più che nelle cose più spericolate, quindi bisogna stare attenti in ogni minima cosa, per questo la preparazione, l'addestramento prima di salire sul ring è così importante, devi essere pronto a ogni singolo movimento che fai sul ring, ti puoi fare male in qualunque occasione, anche nelle cose che meno ti aspetti, insomma. Non sono scaramantico, non sono superstizioso, sono uno scettico, non è nel mio carattere, però quello che faccio prima di entrare sul ring, prima di ogni match, è caricare l'aggressività, caricare la rabbia, entro nell'ottica del match e per farlo a volte prendo il mio rum e comincio a sputarlo in aria, comincio a soffiarlo in giro e la gente in spogliatoio non è mai troppo contenta di questa cosa. Anche se ho trovato, diciamo, il lato del mio carattere su cui alzare il volume al 100%, insomma, quindi su cui alzare il volume al massimo, che è l'aggressività, la rabbia cieca, insomma, che distingue Barba Bionda, ovvero l'ignoranza, la forza bruta che trionfa sull'intelletto, così mi piace chiamarlo. Non è detto che il lato pirata non possa mai cambiare, può essere tranquillamente che un giorno Barba Bionda possa prendere una strada diversa. Barba Bionda non è il pirata, Barba Bionda è il mio personaggio, quindi vuol dire che quel lato del mio carattere su cui io ho alzato al 100% il volume può benissimo esistere anche senza il lato della pirateria. Io posso tranquillamente essere Barba Bionda e prendere una strada diversa, sarò sempre Barba Bionda. È qualcosa di più che la bandiera nera e il costume col teschio, insomma, c'è di più dietro a questo personaggio, quindi ci sono tante strade che posso percorrere in futuro. Può anche darsi che Barba Bionda decida di sbarcare dalla nave, passare alla terraferma, criminalità sulla terraferma, criminalità in alto mare, non fa differenza, Barba Bionda è sempre pronto a fare casino, insomma.
L'obiettivo più grosso che ho raggiunto finora è senza dubbio il mio primo titolo in singolo, il titolo italiano dei pesi leggeri, che appunto non ho mai perso. Penso di essere l'unico campione nella storia della ICW ad aver perso un titolo per motivi di passaggio di peso, passaggio di categoria, quindi nel male è una soddisfazione, insomma, mi hanno portato via il titolo, ma per me è stata una soddisfazione, senza nulla togliere comunque al regno titolato che ho avuto in coppia con il capitano Doblone, che è stata comunque un'esperienza molto, molto utile, molto formativa. E sicuramente l'obiettivo principale, come è giusto che sia, come dovrebbe essere per ogni lottatore, è il titolo massimo nella mia federazione. Se sei in una federazione e non stai mirando al titolo massimo, stai sbagliando qualcosa. L'obiettivo dovrebbe essere sempre quello, quindi la risposta, ovviamente, l'unica risposta che posso dare è il titolo italiano dei pesi massimi. Titoli a parte, quello che mi piacerebbe fare, a differenza di altri atleti che hanno magari come obiettivo andare all'estero, fare una carriera in altre federazioni, è rimanere qui, dare una mano a trasformare il wrestling italiano da un fenomeno di nicchia a un fenomeno mainstream e migliorare quello per cui ci siamo fatti il culo per tutti questi anni. Walk the streets in a